Buongiorno a tutti e benvenuti su Deriver Lab. Oggi procederò alla riparazione di questo assemblato qui di Gianni Vecchietti. Dico assemblato perché non è stato assemblato, non credo sia stato assemblato direttamente nei laboratori di Gianni Vecchietti, ma credo sia stato fatto da terze parti con i moduli Gianni Vecchietti. Questo qui conteneva una M50, anzi una coppia stereo di AM50, c'era un bel trasformatore della Comelit dentro, bello grosso, e poi abbiamo, vediamo un attimino, un alimentatore mi pare che si chiami AL30 e un preamplificatore che potete vedere qui, diciamo, sul frontale. Niente, è guasto, dà dei problemi e noi lo guarderemo insieme e lo ripareremo insieme. Pertanto, come al solito, come vi dico, continuate a vedere il video e vedete cosa combino anche questa volta. Buongiorno a tutti, qui abbiamo un amplificatore della Gianni Vecchietti. Di solito erano moduli premontati, invece questo qui è un amplificatore, diciamo, finito. C'ha due ingressi, ora ve l'avvicino. Ha due ingressi, uno per una testina magnetica, uno per una testina ceramica e un ingresso AUX, e qui c'ha gli equalizzatori sia per l'ingresso AUX, per la testina ceramica e ovviamente per la testina magnetica che inserisce il RIA. È dotato di toni ovviamente, e di volume e di bilanciamento. Io direi di aprirlo e vedere come è fatto dentro. Per smontarlo ha dei dadi ciechi di 8, li tolgo e poi lo apriamo. È pesantissimo questo amplificatore. Dietro ha i 3 ingressi e l'uscita per gli altoparlanti, che non deve essere la sua perché qui c'è un altro buco che è stato tappato con il nastro isolante, e qui ci sono le viti che sono già parzialmente smontate. Ora le tolgo e proviamo a aprirlo. Ecco qua. Come sempre mettete tutte le vitine in una scatolina perché poi le perdete. Vediamolo intanto grossolanamente. Allora, questo è il preamplificatore. Qui ci sono i due finali racchiusi qui dentro. Qua c'è il trasformatore e qua giù c'è la parte dell'alimentatore. Ora lo inquadriamo un pochino più da vicino. Allora, questa è inquadrata da vicino, è il trasformatore, che è un trasformatore della Comelit, e qui c'è la scheda dell'alimentatore, praticamente sempre anche quella di Gianni Vecchietti. Vediamo se si avvicina. Ci sono questi due grossi condensatori, il ponte di diodi, diciamo è comunque un alimentatore normale, e c'è questo transistor qui, che ora ve lo faccio vedere. È un 2N3055 e serve per la tensione stabilizzata. Vediamo se riesco. Eccolo qua. Serve per la tensione stabilizzata del preamplificatore. Ora inquadriamo il preamplificatore. Eccolo qua. Ci sono qui i controlli di tono e di volume. E mano a mano che si va là, si arriva fino ai pulsanti di ingresso, che sono quelli là. Questi qui che sto inquadrando ora sono praticamente i finali, che sono uno, vedete è marchiato 21679, che è la data, è del 79 questo amplificatore qui, e
come potete vedere qui nel mezzo sporgono i transistor in TO3, che in questo caso è una coppia di 2N3055. L'amplificatore, questo qui in questione, è un AM50 che produceva Gianni Vecchietti e che doveva essere una cinquantina di watt. Comunque, se sono 50 watt o quanto saranno lo vedremo, diciamo, dalle prove. Gli amplificatori, questi qui, dovevano essere in classe AB, se non ricordo male, sicché visto che questo amplificatore dovrebbe funzionare, io mi accingerei a attaccarlo per fare la prova, poi dopo gli diamo una pulita e lo richiudo. Allora, ho acceso l'amplificatore e si sente un attimino puzzo di bruciato in questo punto qui. Praticamente, ora voi non la vedete, non lo voglio tenere molto acceso, vediamo un po' se riesco a spostarlo. Allora, qua questo è un diodo Zener e qui c'è la sua resistenza di caduta. Questa resistenza scalda in maniera anomala. Qui ora metto il tester, ho fatto la prova, lo Zener è 15 volt, però sull'ingresso della resistenza, vi faccio vedere qui, abbiamo 55 volt, che non va bene, sono troppi. E un'altra cosa che non mi torna è che se io vado a misurare sui condensatori di filtro, ora sono sui condensatori di filtro, vedete che segna circa 55 volt, non so se, eccolo qua, 54 e rotti. Se io vado sull'uscita, cioè dopo il transistor, mi dà lo stesso valore. Secondo me questo transistor è in corto, è quello che ora voglio appurare, perché se no si fa dei danni. Spengo l'amplificatore e andiamo a vedere, smonto il transistor, vediamo se è in corto. Ecco, ora lo dissaldo il transistor, lo faccio con la pompetta, nemmeno accendere la stazione dissaldante. Allora vi ricordo che sempre buona norma, prima di usare la pompetta, di rinvigorire, diciamo, un po' lo stagno vecchio con un po' di stagno nuovo. Ecco, ora lo svitiamo, poi parlo al plurale, ma sono solo, ormai sono abituato di quando avevamo la ditta che si parlava sempre al plurale. Ecco, la manaccia davanti e vediamo che succede. Non viene via nemmeno a morire, che è molto preciso. Ecco qua, ecco il mistero perché non veniva via. C'era altre due dadi, anzi, scusate, che ora le svito e poi lo proviamo insieme. Allora proviamo un attimino i transistor. Allora, qua c'è quello nuovo e qua c'è quello andato. Quello nuovo, per esempio, fra base e qui ci lavoro male perché tappo la telecamera. Fra base, questa è la base che indico ora. Fra base e collettore deve segnare fra base e emettitore e non deve segnare all'inverso. Non deve segnare così e non deve segnare così, ma soprattutto non deve segnare fra collettore e emettitore, non deve segnare nulla. Se andiamo a vedere questo, fra collettore e emettitore è in corto netto, segna 0, e fra collettore e base uguale, sicché questo qui è andato più che di me. Allora lo gettiamo e lo sostituiamo.
Ora andiamo a rimontarlo. Consiglio mio, prima di rimontarlo ci mettete 2 pezzettini di guaina, questo è silicone, in maniera che evitate magari di, sono anche troppo lunghi, le scorcio un attimino, ecco, così evitate che magari i terminali vi vadano a toccare nella massa del dissipatore. Poi potete non metterceli, ognuno fa come vuole, però questo è il consiglio mio. Dove è possibile ce li mettete. Poi un pochino di pastina, ne basta poca, e con un pennellino, io lo faccio col pennellino, voi lo fate con quello che volete, la spargete in quello vecchio non c'era, però noi, visto che lo dobbiamo rimontare, ce la montiamo e dopo vediamo come mai, sperando che non ci sia altro di guasto. Ecco fatto, pastina messa, e ora lo monto. Adesso qui ci rimettiamo le viti, le rondelline e i dadi. Ora non vedo se sono centrato perché non sto vedendo la videocamera, spero di essere centrato. Ecco, come vedete, questi isolanti che ci abbiamo messo evita che vada eventualmente uno dei terminali, la base o l'emettitore, a toccare con la carcassa che sarebbe il collettore. Lo monto e lo saldiamo insieme. È rimontato e lo saldiamo. E ora lo proviamo. Allora, ecco un'altra sorpresa. Ho cambiato il finale, il 2N3055, ma ora escono 12 volt soli, che sono pochi, sicché ho smontato la scheda. Ora indago un attimino e poi ci rivediamo, vediamo cosa è successo. Allora, ho controllato questi transistor, che non si sa mai che dessero dei problemi, e invece non sono. Ora li rimonto e vediamo un po' come mai col finale cambiato tira fuori solo 12 volt. Fra parentesi, ora dovrebbe arrivarmi anche lo schema che mi ha dato Gianni, così vediamo un attimino meglio come mai questa defiance. Allora, ho risolto, sono un bischero, nel senso, ho rivoltato tutto l'alimentatore, mi è arrivato anche lo schema, oltretutto è semplice, c'è pochi transistor e sembrava tutto buono, e non ho pensato a quel cavolaccio di 2N3055 che ci ho montato, che mi sembrava, diciamo, buono perché l'avevo fra i transistor buoni, e invece era probabilmente un troiaio lo stesso, e allora era saltato subito per quello che erogava poco l'alimentatore. Allora, per tagliare la testa al toro, invece del 2N3055 che è 60 volt, siccome l'alimentatore l'ha dato che sui condensatori c'è più di 55 volt e il 2N3055 ne regge comunque 60, ho pensato di tagliare la testa al toro e ci ho montato questo transistor qui, che è il 2N3442, che è, se non mi sbaglio, 140 volt 10 ampere. Potrei sbagliarmi sui 140 volt, potranno essere 130, ma comunque questo sicuramente per la tensione non salta come l'altro. Sta funzionando e praticamente non scalda, e ora lo metterò al posto e poi si prova l'amplificatore e si vede cosa succede. L'alimentatore è riparato, ho regolato la tensione di alimentazione a circa 50 volt,
sono 57 per essere precisi, non si riesce a raggiungere i 50, si va a 48, 49 o si passa a 57, la lascio a 57. E ora lo proviamo un attimino, vediamo, lì c'è il wattmetro, vediamo quanto eroga. È messo su 50 watt fondo scala, vediamo la potenza massima che eroga questo amplificatore. Siamo intorno a 30 watt. Se si supera i 30 watt si inizia a clippare, sicché diciamo puliti tira fuori 30 watt. Faccio vedere l'oscilloscopio, oggi non si attacca al computer. Qui siamo 30 watt, si alza un pochino, come vedete ora siamo a 35 watt, è clippato praticamente. Se torno sul wattmetro, ecco fatto che siamo a 35 watt clippato, mentre se lo porto a 30, ora sposto. Spero che mi perdonerete se ho fatto le riprese oggi senza tutta l'attrezzatura, tanto si capisce lo stesso. Ecco, a 30 watt non è clippato, lo lasciamo un attimino in funzione e vediamo se scalda. Prima di finire di togliere il frontale e metterlo e lavarlo e rimetterlo a posto, vi volevo far vedere una cosa. Qualcuno alle volte mi ha detto, perché ho sostituito le lampadine degli amplificatori, le ho sostituite con i LED senza metterci diodi, cose strane, che ripeto, il LED è già un diodo di per sé, ma poi si brucia, ma vedrai dura poco. Io gli ho spiegato, guarda che si montavano a bordo alle barche anche nei quadri elettrici, non hanno mai dato problemi. Ecco, questo è l'esempio. Come potete vedere c'è il LED, questo è un LED, non è una lampadina ovviamente, è un LED, questo qui, e è collegato direttamente sulla 220 tramite l'interruttore con una resistenza da 100.000 e è dal 1979 che lavora tranquillo, sicché dicevo i LED si possono alimentare mettendoci una resistenza adeguata ovviamente tranquillamente in alternata, perché ripeto sono dei diodi loro stessi. Ecco, questa era una piccola curiosità. Ecco qua, l'amplificatore è finito, il frontale è ripulito e non resta praticamente che mettere il coperchio, che quello lo metterò io, e è tutto perfettamente funzionante. Vi faccio sentire un attimo. Ora purtroppo non si sente chiaramente dalla registrazione, ma insomma funziona veramente bene. Sicché un apparecchio del 79 rimesso a posto, riparato, e anche questo pronto, diciamo, è finito e sono contento. Sicché noi ci vediamo al prossimo video e come al solito mettete un mi piace, iscrivetevi al canale chi non l'avesse fatto, perché se no non sono motivato ad andare avanti. Ciao a tutti, ci vediamo presto!